abbiamo fatto le trazioni sempre zavorrate. Per quello poi, tolta la zavorra, voliamo. Bros nasce dalla voglia di comunicare qualcosa. Quindi noi siamo partiti consapevoli di essere pronti, o almeno pensavamo di essere pronti. Quindi Bros nasce per questo. Però noi ovviamente quello che volevamo fare e quello che continuiamo a fare ogni giorno è quello di essere pienamente centrati con quello che vogliamo diventare. È stato un modo di essere prima di diventare un ristorante, Bros. Diciamo che abbiamo sempre cercato di fare qualcosa di diverso, quindi abbiamo sempre parlato un po' di avanguardia da questo punto di vista, quindi di ricerca, però essendo sempre legati a quello che è il nostro gusto. E molte volte in percorsi come questi poi arrivi al momento giusto con la giusta maturità, che è bellissimo poi, soprattutto quando sei self-made. Noi siamo completamente, io e Isabella veniamo completamente da zero. Voglio dire, siamo cresciuti in una situazione molto umile e poi subito abbiamo tagliato il cordone ombelicale. Quello che ci ha spinto ad aprire Bros, una forte voglia di riscatto. Pero para las chicas. Qui siamo molto identitari alla nostra cucina, anche come pensiero. E quindi il rugby è una costante del nostro modo di comunicare e di fare squadra. Quindi oltre a questo, la questione dello sport, la questione di fare sport, di avere un corpo sano, una mente sana, poi noi tutto quello che è proprio il legame con i ragazzi, tutto quello che riguarda la nostra squadra è molto rugbistico. Quindi il passare indietro per andare avanti, il non fare finta mai di soffrire di qualcosa, di non simulare mai una caduta, che si fa la meta tutti insieme, gli errori si pagano tutti insieme, tutto quello che poi mi ha formato me come uomo. Martin Berasteteghi dice sempre, ognuno di noi è frutto delle esperienze che ha vissuto, e non solo il lato lavorativo, ma anche il lato personale, no? E io sono quello che sono grazie ai maestri che ho avuto il piacere di incontrare durante il mio percorso, ma poi anche grazie al judo e al rugby. Andiamo a lavare? Vamos! Ciao ragazzi, a dopo chef. Si sposta in section 2, section 1 e che Kento San torna in section 4 e in section 3, bravo, ma è solamente tu, così sei più vicino alla zona di comando, va bene? E quindi già sulle ricette, bravo, come così, bravo. Quello che noi facciamo nella nostra cucina o con quello che cerchiamo di fare con Bros, perché a volte ci riesce bene, a volte ci riesce male, è quello di lavorare sul background gustativo. Quindi il nostro processo creativo non parte dall'ingrediente, che molte volte è come un muro, non ti fa andare oltre. Pensa che ci abbiamo messo 200 anni per capire che il pomodoro si potesse mangiare. È incredibile. Vedi, allora tutto viene, tutto va, è tutto in movimento. Lui è quello più creativo, quindi le idee, la maggior parte delle idee, il filone diciamo creativo lo dà Floriano e io quello che faccio generalmente è trasformarlo in quello che poi arriva a tavola. Io mi ritengo uno chef completo, quindi ho fatto pasticceria, sono stata nella section delle carni, section pesce, tutto. Solo che è stato il focus perché sono donna e allora mi identificano prima di tutto come pasticcera, però non sono solo pasticcera. Cannello. No, ce l'ho su. Sì, certo. Noi quando abbiamo aperto a Lecce ci siamo detti, ma perché un americano deve venire da noi? Per l'ingrediente che trovi ovunque, poi lascia stare anche lì, possiamo andare in profondità. Ci sono dei sapori legati al nostro territorio che fanno parte
di uno specifico ingrediente e lì sì, gioca un ruolo importante l'ingrediente, ok? Quindi background gustativo che cos'è? Lavorare su quello che è la nostra memoria palatare in una maniera nostalgica e creare qualcosa di straordinario, ma andando in profondità. Quindi per esempio amaro, aspro, salato, dolce, poi ci aggiungi l'umami, ci aggiungi il grasso. Questi qua sono quelli alla base del nostro lavoro e poi sotto sotto sempre le varie, io li chiamo micro sfumature del gusto, tipo salato, non puoi mettere tutto il tipo di salato, c'è il salmastro, ci sono tante varie cose e quindi noi lavoriamo su questo, cercando di codificare tutto questo in base poi alle stagioni. Faccio un esempio, acidità acetiche più l'inverno, acidità citriche più l'estate, perché noi siamo quelli delle conserve, capito? Il rancido, l'affumicato per esempio. Quindi questo è tutto un lavoro che noi facciamo e cerchiamo poi di portarlo a tavolo e di far conoscere il nostro Salento non tramite la tecnica, anche se siamo molto tecnici, non tramite l'ingrediente, anche se quello lo facciamo poi utilizzando degli ecotipi nostri, ma soprattutto col gusto identificativo del nostro territorio, perché è la cosa più preziosa che noi abbiamo. E quindi noi portiamo avanti questo tipo di cucina, quindi una cucina di ricerca che diciamo ha il suo focus nel gusto di ogni piatto che viene creato e non solo nel gusto ma poi in tutto il dintorno di quella che è l'esperienza che noi facciamo vivere a tavola, quindi l'atmosfera, la musica, il profumo che c'è in sala, quindi è tutto coordinato diciamo in un certo senso. Sapevamo di fare voli pendarici con Bros e ci mancava poi i piedi a terra. E quindi i piedi a terra che cos'è? L'orto per forza, tutti lavorare. Andare in trattoria e fare la colazione lì, prendere il caffè e tutta questa cosa qui. Noi siamo sempre stati in movimento, quindi una casa valeva l'altra. Invece la trattoria è come se fosse il nostro punto fisso, quello dove vai e trovi sempre quel piatto che mangiavi da bambino, per noi almeno, perché è puramente salentina, cioè salentina, pugliese, possiamo dire sia allargata, però è super traditional, quindi forno a legna, caminetto, brace, è proprio questo. Quindi è la tradizione che non viene toccata di una virgola. Questo è un estratto che faccio poi con le foglie delle cipolle. Per me osare è semplicemente fare quello che si crede senza tener troppo conto del giudizio altrui. Per me osare è questo. Quindi osare è portare avanti quello che è il tuo pensiero, quello che più ti fa star bene, senza dover per forza tener conto a qualcuno, dar conto a qualcuno. Cos'è per me osare? Per me osare è essere me stesso. Io ho sempre cercato la giocata come giocatore. È lo stesso nella vita.
Lo dico sempre ai nuovi ragazzi, perché io quello che dico ai ragazzi lo dico a me stesso, lo testo io in primis, che abbiamo solo una vita, moriremo tutti. E non bisogna avere, come dicono i napoletani, scuorno, bisogna avere vergogna. Tentar non nuoce. E vai, prova, spingi. Tanto alla fine poi, se tu credi fortemente nel processo, qualsiasi cosa che ti succede tra te e il tuo obiettivo è tutto fine la tua crescita. E chi è che arriva? Che è il coraggio. E chi osa di più?